Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Una giovane ragazza di 19 anni che viene ritrovata morta nel fiume Serchio, 65 giorni dopo la sua scomparsa. L'autopsia rivelerà che la morte risale a 15 giorni prima del ritrovamento e che il corpo non è stato in acqua oltre 2 settimane. La causa della morte non è l'annegamento, ma l'ingestione di una grande dose di psicofarmaci. Dopo 2 anni di indagine, anche a causa del muro di omertà che si è inspiegabilmente sollevato intorno a questa vicenda, le indagini vengono chiuse come suicidio. Oggi vi racconto la storia di Irene Guerrieri e del mistero che ancora avvolge la sua morte. Quando scompare dalla sua casa di Vecchiano, in provincia di Pisa, Irene ha soltanto 19 anni. Era il 13 gennaio del 1996. Irene è stata vista per l'ultima volta al bar del paese, dove era intenta a fare una lunga telefonata. Dopodiché di lei si perse ogni traccia. Il 20 gennaio, una settimana dopo la scomparsa, fu ritrovato il suo giubbotto appeso ad un paletto lungo le rive del fiume Serchio, ma di lei nessuna notizia. Il 18 marzo del 1996, incastrato tra le sterpaglie e l'acqua del fiume Serchio, fu ritrovato il suo corpo senza vita. L'autopsia rivelerà che la data della morte risale a 15 giorni prima del ritrovamento e stabilisce anche che il corpo non è stato in acqua per più di 2 settimane. La causa della morte non è l'annegamento, ma l'ingestione di una quantità ingente di psicofarmaci. Molti sono gli interrogativi dietro a questa vicenda. Ci sono 40 giorni di buio, 40 giorni in cui Irene era viva e non si sa dove sia stata. Si dice che ultimamente Irene avesse intrecciato delle relazioni con personaggi poco trasparenti, pericolosi. Ma cos'è successo? Cosa è capitato a Irene? In che guai sei cacciata? Quando leggerete questa lettera, spero di non dovermi più risvegliare. Il mondo è cattivo, mi hanno levato tutto quello che avevo e non ho più voglia di vivere. Queste terribili parole sono di Irene Guerrieri. Potrebbero essere le parole di qualsiasi adolescente in difficoltà. Invece sono le sue parole, le sue ultime parole prima di morire. Il lavoro della polizia giudiziaria e del pubblico ministero è stato lungo e circostanziato, ma dopo 2 anni di indagini, anche a causa del muro di omertà che si è sollevato nei confronti di questo caso, le indagini sono state concluse come suicidio. Il procuratore della Repubblica Angelo Parrone conclude la richiesta di archiviazione del caso dicendo che tutti gli elementi raccolti fanno propendere per il suicidio. Nel giallo della morte di Irene ci sono 40 giorni di mistero. 40 giorni dalla data della sua scomparsa alla data della sua presunta morte. Dove è stata Irene in tutti quei giorni? Con chi? Come è morta Irene? E soprattutto, perché è morta Irene? Il mistero più grande che circonda questa storia è compresa nelle poche date fondamentali. Il 13 gennaio, il giorno della scomparsa di Irene, e il 18 marzo, il giorno del ritrovamento del suo cadavere. In totale 65 giorni. Ma il mistero più grande avviene con l'esito dell'autopsia che stabilisce che Irene non è morta prima del 1 marzo 1996. 46 giorni dunque, 46 giorni in cui non si sa dove è stata Irene. Ma com'è possibile che in tutti questi giorni in cui le forze dell'ordine la cercavano, in cui il paese e gli amici si sono mobilitati, Irene non sia stata vista? Che qualcuno l'abbia tenuta prigioniera da qualche parte? Se qualcuno, incontrando per strada Irene senza conoscerla, avesse provato a immaginare chi fosse,
Mai e poi mai avrebbe indovinato la sofferenza che si nascondeva dietro quello sguardo. Irene è nata la notte di Santo Stefano del 1976 a Massa, ma ha sempre vissuto a Vecchiano, un piccolo paese a un quarto d'ora da Pisa. È cresciuta in quel paese con un grande bisogno d'amore, come tutte le persone che amano la vita e che sperano in un futuro migliore. Ma il destino non è stato generoso con Irene. Suo padre, Donato Guerrieri, un autotrasportatore, si era sposato con Italia Giuliano e aveva avuto due figlie, Irene e Ilaria, di 4 anni più giovane. I coniugi però non vanno d'accordo e decidono di separarsi. All'età di 15 anni Irene viene affidata ad un'altra famiglia. Il motivo, come il padre ammette, è le percosse che la figlia ha subito. Percosse talmente forti da mandarla in ospedale. Ragazzina molto, molto brava, educata, non era, come si può dire, arrogante. Questo è diventato arrogante un giorno che io sono venuta a casa, l'ho invitata per poterla portare con me, che c'ho una casina in campagna, per mangiare. Lei si è rivoltata in una maniera molto aggressiva nei miei confronti, molto sicura di se stessa, di ciò che stava facendo. Ma io non le ho dato peso, gli ho detto guarda che se ti comporti così sono costretto a prenderti a schiaffi. E lei mi si è rivoltata in un modo cattivo e sicura di se stessa, se lo fai ti denuncio. E io allora sono stato come quando, che non ci ho più visto, ho detto va bene, allora vediamo un po' dove vai con questa denuncia. E gliel'ho date tanti di quei schiaffi che erano talmente arretrati che gliel'ho dati tutti insieme. Forse ho sbagliato, sicuramente ho sbagliato perché non si devono fare queste cose, però la pazienza ha un limite e qui si va avanti. Poi lei ha chiamato i carabinieri, sono venuti i carabinieri, il giorno dopo, quando sono rientrato dal lavoro, Irene non c'era più. Dov'è Irene? Dov'è Irene? Dice Irene, dice è venuta l'assistente sociale Casalini e l'ha portata via. Ma a lei come si spiega le differenti reazioni delle due figliole? La differenza tra Irene e Ilaria, prendiamo degli esempi, Ilaria mi è stata affidata a me dal giudice, cioè non è che io ho detto, oppure all'avvocato, ho detto no, Ilaria deve stare con me, no, è il giudice che ha preso una decisione e ha detto no, Ilaria si affida al padre, non alla madre, che sarò fra il 5% in Italia dei genitori che gli viene affidato la figliola. E quella persona, questa storia degli abusi sessuali, io non credo che Irene abbia detto una cosa del genere, perché se l'avesse detto, a questo punto è giusto che Dio l'ha punita in questa maniera. Ma lei non ha dei rimpianti rispetto a quello che... Io la colpa di tutto questo la do a me stesso, una buona parte ce l'ha sua madre, va bene, ma un'altra parte ce l'ha l'assistente sociale che l'ha spinta, cioè se l'assistente sociale, quando Irene è andata per spiegargli i suoi problemi, non doveva subito impegnarsi a trovargli una famiglia dove mandarla, no, avrebbe semmai dovuto venire qui e dire guardate signore che questa ragazzina si lamenta, cosa succede in questa casa? Avrebbe dovuto usare anche un po' di educazione lei, invece questo non l'ha fatto, no, mi disse a dare una sistemazione a Irene ci penso io. Complimenti, gli ha dato la sistemazione per l'eternità. Irene viene affidata dal tribunale ad una famiglia e va a vivere a Lucca. Per Irene inizia un periodo tranquillo e sereno. Irene rimane in questa famiglia dal 1993 al 1995, fino a 6 mesi dopo al compimento del suo 18° anno d'età. Nel frattempo studia all'Istituto Professionale Fascetti di Pisa. Irene è l'unica alunna tra centinaia di ragazzi e per questo motivo diventa un po' la mascotte della scuola. I professori si affezionano a lei, a questa ragazza esile e riservata che ha una gran voglia di fare bene. Saranno proprio loro che lanceranno un appello quando Irene scomparirà nel nulla. Irene va a scuola e fa anche qualche lavoretto per integrare i pochi soldi che le passano i servizi sociali. Ma i suoi problemi non terminano qua. Irene ha un grosso peso, quello di aver lasciato sola la sorella Ilaria, che vive ancora a Vecchiano. Quindi prende la decisione di tornare a vivere lì
nella speranza di riuscire a ricucire i rapporti col padre. Purtroppo le cose non vanno proprio così e la situazione degenera. Irene comincia a vivere allo sbaraglio. Passa la maggior parte del tempo al bar del paese, dove si ferma fino a cena e poi dorme sempre fuori casa, cercando ospitalità da amici, e quando non la trova dorme anche sulle panchine del paese, anche d'inverno. Pare che in questo periodo Irene comincia a frequentare persone poco raccomandabili, persone pericolose, persone che gravitano intorno al mondo della droga. Nonostante la sua grande forza di volontà, Irene è totalmente impreparata ad affrontare da sola la vita e si sente come una mosca bianca non compresa dalle persone che le stanno intorno. Negli ultimi 6 mesi Irene si lega sentimentalmente a Sandro, un ragazzo di un paese limitrofo, che inizialmente la corrisponde, ma che poi decide di troncare la relazione proprio il giorno del compleanno di Irene, il 26 dicembre del 1995, un mese prima della sua scomparsa. Per Irene questa sarà un'ulteriore delusione che va a sommarsi a già complicati rapporti familiari. Da qui in poi le cose cominciano a precipitare e Irene diventa una persona fragile, forse preda di qualcuno che si è approfittato di questa fragilità. Proprio il 13 gennaio Irene consegna una lettera ad un amico, Riccardo, chiedendola di consegnarla a Sandro, che dice di averla letta il giorno stesso e di averla gettata nel camino. In questa lettera Irene gli dà l'addio per sempre e gli chiede di portarle una rosa ogni 18 del mese, giorno in cui si sono conosciuti. Una copia di questa lettera viene trovata anche da sua madre nell'appartamento che Irene a Pisa condivide con 2 amiche. Poche righe che rivelano tutto il bisogno di amore di Irene. Mi ricordo quel ragazzo dolce e buono che mi amava. Piangeva quando piangevo io. Dov'è finito? Era l'unico che mi voleva bene. Sempre in quel cestino la mamma di Irene trova anche una confezione vuota di Felison, che è un sonnifero che la ragazza assumeva probabilmente per riuscire a dormire nei momenti di depressione. Il Felison è la sostanza che ha ucciso Irene. Secondo l'autopsia ne avrebbe ingerite dalle 60 alle 80 compresse, una dose letale. Dosaggio però che è incompatibile con l'azione volontaria di gettarsi in un fiume, nel senso che se Irene avesse ingerito tutta quella quantità di sonnifero non sarebbe stata fisicamente in grado di gettarsi da sola in un fiume. Ma come ha fatto Irene ad avere a disposizione tutto quel medicinale con una sola prescrizione medica? E il quantitativo di sonnifero prescritto in una ricetta è sufficiente a morire? Dall'autopsia è emerso che Irene aveva assunto solo quel farmaco. Non risulta che avesse assunto altre sostanze stupefacenti e nemmeno alcol. Inizialmente questo caso aveva tutte le caratteristiche che facevano totalmente propendere per l'ipotesi del suicidio. C'era inoltre una situazione psicologica deteriorata, una serie di dolori e un rapporto conflittuale con la famiglia. E poi soprattutto c'era un precedente, un tentativo di Irene di togliersi la vita, quando tempo prima si era buttata in mare a Massa mentre era in compagnia della madre naturale. Anche se questo gesto, a detta di tutti coloro che la conoscevano, era stato un gesto plateale per attirare l'attenzione. E poi c'era il giubbotto, quel giubbotto ritrovato una settimana dopo della scomparsa di Irene lungo la riva del fiume Serchio. Quel giubbotto faceva proprio pensare che Irene l'avesse tolto per potersi poi gettare nelle acque del fiume. Tale era la convinzione che Irene avesse compiuto il gesto estremo che il corpo stava per essere seppellito. Poi le operazioni di sepoltura e le relative cerimonie funebri furono sospese per proseguire nelle indagini. I dubbi su come sia morta veramente Irene sono sorti solo in seguito ai dati dell'autopsia. Irene è morta negli ultimi giorni di febbraio e i primi giorni di marzo, quindi 46 giorni dopo la sua scomparsa. Ma dove è stata Irene?
Stranamente Irene è stata ritrovata con gli stessi indumenti del giorno della scomparsa. Dalle testimonianze pare che la sera della sua scomparsa Irene avesse mangiato solo un panino e un cappuccino, mentre l'autopsia stabilisce che la ragazza aveva lo stomaco pieno, una situazione incompatibile con la cena esigua che aveva consumato al bar. Da quanto è emerso dall'autopsia, sul corpo di Irene non risultavano tracce di violenza. Erano comparse però delle macchie ipostatiche sul dorso. Questo significa che Irene non è morta nell'acqua. Irene è morta altrove ed è rimasta supina per almeno 20 ore dopo il decesso. Quindi Irene in acqua non c'è potuta finire da sola, perché il corpo di Irene è rimasto in posizione supina per almeno 20 ore dopo il suo decesso. Le macchie ipostatiche sono delle macchie bluastre, rosse scure, che si formano sui cadaveri quando il sangue arriva fino alla pelle nella posizione più bassa del corpo. Tramite queste macchie si può stabilire in che posizione è rimasto il cadavere nelle ore successive alla morte. Per far sì che si fissino, che rimangano sul cadavere, questo deve stare nella stessa posizione per almeno 15 ore. Un altro elemento che stona in questa storia è il giubbotto di Irene. Il giubbotto di Irene viene ritrovato il 20 gennaio, 7 giorni dopo la sua scomparsa. Viene ritrovato da dei ragazzi ed è appeso un palo di recinzione proprio sul greto del fiume. All'interno ci sono ancora i documenti di Irene e per terra c'è uno scontrino del bar La Pergola delle ore 20 e 15. Il bar La Pergola è proprio l'ultimo posto dove è stata vista Irene e l'orario corrisponde. In quei giorni tutto il paese si era mobilitato per cercare Irene. Molte persone erano passate in quel luogo e nessuno aveva notato il giubbotto. Sembra quasi che quel giubbotto fosse stato messo lì successivamente per inscenare un suicidio. Questo giubbotto è stato ritrovato a oltre 7 km di distanza rispetto al punto dove poi verrà trovato il cadavere di Irene. Se il suo cadavere avesse percorso tutta quella distanza all'interno del fiume, avrebbe sicuramente riportato notevoli danni che non sono stati assolutamente riscontrati durante l'autopsia. Dopo 2 anni si è giunti alla chiusura di questo caso come suicidio. Questo anche perché si è sollevato un grosso muro di omertà in questo caso. Nessuno aveva visto nulla, nessuno sapeva nulla. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Fatemi sapere nei commenti se lo conoscevate o se avete qualche ulteriore informazione o se vi ricordate qualcosa. Online non c'è nulla relativo alla morte di Irene. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!